Allora, vediamo cosa vuole. Questi hanno più di 80 anni, ce l'aveva mia nonna. Ma non sono antiche queste. Sì, sono antiche, però. No, guardi, non sono Lo antiche. sa lei, poi. Lei è un intenditore. Cioè, io le posso offrire 50 euro per tutte e due. Non sono cose di valore. Lei consideri che quelle antiche dell'800 le paghiamo 100 euro. Cioè, il mercato è bassissimo. Se vuole 50 euro di tutte e due, ci pensi, sto qua. Qualche cosina in più, no? Non sono quelle cose che vogliamo comprare noi. Il mercatino me l'ha messo a 80. Sì, perché poi non le vendono e gli abbassano il prezzo. Ah, ma così. Così ci siamo buoni tutti. Io le compro, ha capito? La differenza è questa. Vabbè, se non è... Allora, mi devi dare il documento e il codice fiscale. Gli do- Quindi questi dove li ha presi suo papà? Dei regali, perché Regali, perfetto. non sappiamo proprio chi e come, perché con 50 anni di quella casa che è diventata poi un magazzino, quindi figurati, cose tipo queste. Ma questo è un tankard d'argento inglese. Ok. Poi c'è questo, ce ne sono due di queste, non so se sono sempre inglesi, questa penso sia identica, non so se... Me lo posso vedere comunque? Certo, Questi si chiamano tea caddy Ah, e servivano per mettere le bustine da tè. perfetto. Questo era tipo tagliera? No. Il tankard serviva per la birra. Ah, ok, perfetto. Poi questa cosa Ok, questa è una piccola legumiera. ok. C'era qualcosa qui. E questo c'è il punzone inglese. Ah, ok, perfetto. Il leone rampante e l'argento, ci dice che argento inglese. Ho fatto una cultura su internet. Ah, quindi ha già studiato. Qualcosina, sì. Vabbè, allora la interrogo. La testina che cosa ci dice? La testina qual era? Quella lì forse era un regnante? Sì, bravo, ha studiato bene. Giorgio III. Ok. Ok. Scusi, ma fa un po' caldo, posso? Posso toccare? Sì. C'era una cosa tipo asiatico, credo. Se non ho parlato da latino. C'è quel Chong, c'è qualcosa tipo Hong Kong, non so, Chong. Ok. Non so se poi queste cose ci sono delle aste, come funziona, come dire. Vabbè, questo è argento indiano, quindi dovrebbe essere in realtà. Cioè, allora, vedi com'è la differenza di manifattura con quello inglese? Guarda. Assolutamente sì. Questo è inglese, questo è indiano. Ok. Coloni, diciamo. Sì, è argento ovviamente fatto durante l'occupazione, quindi siamo ancora nell'Ottocento. Ok. Però è solo la teiera, giusto? Non c'è nulla? Forse no, l'ultimo è una specie di vassoio, sempre con i draghi, e poi queste cose qua. Non distruggere tutto. Vuoi viaggiare con la fattura? Ah, Marco? Mi puoi fare la fattura? Aspetta, che ti do. Un secondo solo, dottore. Prego, scherzo. Guardi, devo solo prendere. Lui ti dice. Credo sia più o meno la stessa cosa. Sì.
Non leggo, lei ha letto questo? Ho letto qualcosa di Chong, avevo fotografato addirittura col telefonino, mi sembra, adesso poi l'ho cancellato. Se poi lo rifaccio, lo lamentiamo. Hang Chong and Company. Infatti, Probabilmente è argento cinese da esportazione, fatto per il mercato anglosassone. Ah, ok. Non ce l'ha qualcosa sopra questo, è così, vero? No, questa l'abbiamo trovata così perché Lei ha un'idea, lei li vuole vendere o solo far valutare? valutare per poi eventualmente capire se c'è un mercato, perché poi mi ricordo che lei mi aveva detto di immobili assolutamente non più, perché ci stanno tanti di quei Beh, mobili oddio, di 800. sì, cioè lei ci mandi comunque le foto dei mobili che vuole vendere, non si sa mai. Le posso poi rimandare, le avevo mandate già su. Ah, me l'ha già mandata, Sì. io già le ho risposto. Sì. Allora no, vale la risposta che gli ho dato, Qua sì. circa, aspetta, erano questi qui. Perché consideri che casa gigantesca, lasciata così da quando non c'è più mia mamma, quindi mancare 2 anni fa, erano questi. Il quadro è senz'altro di mio interesse. Ok. Il secrétaire no, la console coi cani è una cosa che io pagherei massimo 3,50. Ok. Questo non lo comprerei. Questo è un Questo tavolo c'ha allungabile, quante prolunghe? 3 mi sembra. 3 prolunghe con la manovella. Con le sedie, queste qua non so se le sono sedie non sono coeve, antiche secondo me. Però. Ah, no, forse sì. Non c'è una foto della sedia? No. Della sedia non so se c'era. Comunque lei consideri solo il Le tavolo, mando, ecco, le posso mandare glielo un pagherei PDF, anche questo sui 3,50. Ok. Cioè questi sono mobili Che non vanno più. diventati proprio... Io le dico certe cose, a parte queste per me sarebbero troppo, però nelle case attuali chi... Certo. cioè, Allora, per quanto riguarda l'argento inglese, io adesso le faccio un'offerta. Sì. Per quanto riguarda questo, siccome io ho un cliente a Pechino specializzato, io faccio una foto Certo. e nell'arco di 24 ore le faccio una Poi, valutazione. tanto Le rilascio il mio numero, il mio Sì. Daniele. Ciao! Se le faccio eventualmente, tanto poi sono abbastanza Io vicino. so quanto vale, però voglio chiedere conferma per non dire stupidaggini. E se ne mando magari un PDF dettagliato con tutte le varie cose, anche i mobili, quadri, eccetera. No, non c'è proprio bisogno, io le faccio le valutazioni lì per lì. No, magari delle cose, diciamo, non troppo trasportabili. Di quelle cose là. No, guardi, sempre meglio tramite WhatsApp. Lei mi rinvia le foto, io le faccio delle offerte, poi lei ci pensa. Va bene, benissimo. Ok, allora faccio pure, peso un attimo questa. Ok. Se vuole farsi un giro io ci metto 5 minuti perché devo controllare le date dei punzoni che ovviamente non ce l'ho a memoria. Ci credo.
mentre la faccia Sì. ci dice la città, qui è la città di Ok. Londra, la U ci dice l'anno preciso. Ok. Quindi se mi dà 5 minuti, poi... Ok. Che cosa? No, va trovato. Vai. Allora, eccetto questo, questi le posso offrire 2.250 euro. Per tutti Sì, quanti i pezzi. per questi. Se li vuole vendere oggi, poi se li vuole vendere un altro giorno, bisogna sempre un pochino rivedere, Chiaro. perché il mercato dell'argento è legato, oscilla. Ovviamente non è che li pago a peso, li pago molto più del peso, però comunque il peso influisce sempre. Esatto, io sono vicino. Sì, ci faccia pure un pensierino. Mia sorella, perché siamo in tre, solo quello. Perfetto. Quindi Di questo mi lasci il suo numero di telefono Certo, e le faccio sapere. E poi Il valore dell'oro è aumentato così tanto. che vale più. Sì, è quello, ma poco ci manca che anche l'argento ha fatto questa fine, perché Guardi, su pezzi quelli classici, diciamo più moderni, ci hanno detto che non hanno valore di manifattura. valore cioè di ce peso. l'avrebbero, ma quando il valore dell'oggetto, del peso supera quello della decorazione, uno alza le mani e dice che devo fare? Adesso, questi si salvano perché sono pezzi dell'argenteria inglese punzonata e poi sono particolari. E quelli eventualmente io, magari se loro appunto fossero d'accordo, glieli posso portare Sì. così. In settimana, ripeto. Va bene. Dunque no, lei domani non c'è, giusto? No. Io ci sono tutte le mattine previo Fino alle appuntamento, quindi sempre su WhatsApp lei mi contatta Perfetto. e io mi faccio Vi trovare. lascio il telefono così. E poi le volevo dire un'altra cosa che stavo vedendo adesso, queste cose tipo Capodimonte, anche queste possono avere un Allora, mercato. queste così hanno un mercato limitatissimo. Se sono antiche un pochino di più, però Vanno viste. vanno viste. Fotografate, magari, Sì, cioè WhatsApp, se è del 700, se è dell'800, se è dei primi del 900, il soggetto comunque le devo sempre vedere. Per mandargli le WhatsApp devo fare fotografie in un certo modo, se fanno anche No, queste, deve fare le foto che si vede bene l'oggetto. Non c'è un segreto funzionatura, nascosto. No, una funzionatura, una cosa. No. Va bene. Allora io niente, ho messo tutto, penso di sì, questo ho messo alla teiera, no, ho messo qua. Questo ho messo qui. Credo che abbia messo tutto, sì. Ciao, è sempre giovedì mattina, oggi è giovedì grasso e sono contento perché stasera vado a ballare il tango in maschera, quindi il massimo per me. Quindi già nel tardo pomeriggio inizierò a prepararmi. La mattinata sta andando bene, è ancora mattina, all'incirca sarà mezzogiorno. Sono venuti dei commercianti e hanno acquistato alcune cose. Come sempre, quando scarichiamo dei belli arredi come quelli che abbiamo scaricato nei giorni dopo, nei giorni dopo vengono degli antiquari, vedono i video, vedono Instagram, vedono Facebook, vengono e comprano. Sono venuti anche dei privati, ieri è venuto un privato e ho acquistato la famosa veduta di Napoli che avevo pubblicizzato nei giorni scorsi, e adesso stamattina ho comprato alcune cose e ve le faccio vedere. Un signore è venuto e mi ha venduto queste due icone, che sono delle riproduzioni fatte nel tardo XX secolo. Come si fa a vedere che sono riproduzioni fatte nel XX secolo? Parlo per i profani perché un occhio esperto se ne accorge immediatamente. Allora, guardate la qualità della rizza, è veramente brutta. Un'opera antica ha sempre una certa qualità.
Queste vogliono essere delle icone dell'Ottocento fatte in Russia o comunque in un paese vicino a religione ortodossa, invece sono fatte sempre da quelle parti, ma magari 50 anni fa o 70 anni fa. Ora, vedete i segni di questa sega? Questi sono segni di una sega a mano, quindi è una persona che vuole far vedere che sono antiche, però la pattinatura non va bene. Innanzitutto il legno non ingiallisce in questa maniera, questa è una cosa ottenuta artificialmente con dell'acido. Diciamo che è la patina a non andar bene, e poi diciamo è anche troppo liscia. Dopo averla segata ci hanno passato qualcosa per levigarla, per far vedere che è antica, però è tutta una cosa artificiale venuta male. Per farvi un confronto con una icona antica, questa è la patina che deve avere un'icona antica. Questa è la patina del legno dell'800. Vedete questo quanto è tutto artefatto, quanto è tutto... E comunque poi c'è sempre il discorso della qualità, non solo della rizza, anche la qualità pittorica di un falsario. Un falsario non è un artista, è un artigiano, e questa è una qualità veramente bassa, diciamo anche molto ingenua. Guardate anche questa qualità. Innanzitutto il craquelé è falso, cioè è ottenuto artificialmente. Probabilmente è stato ottenuto artificialmente mettendoci una lampada. Ci hanno messo prima della gomma lacca e poi una lampada riscaldante per fare questo effetto, probabilmente, ho detto. Anche la qualità della rizza, anche in questo caso, è molto bassa. Guardate, le gambe sembrano dei burattini. Le icone russe antiche non sono certo così. Anche in questo caso abbiamo questa finto taglio a mano della sega, questi finti segni della sega. Insomma, è tutto... non quadra nulla. Ovviamente le abbiamo comprate perché costano poco, le vendiamo a poco, seconda metà XX secolo, e c'è qualcuno che magari se le metterà sulle pareti di qualche bed and breakfast per fare un po' di scena. Abbiamo però comprato una bella cosa, questo orologio. Come stile, come vedete, siamo nel periodo Luigi XVI, quindi stilisticamente Luigi XVI, 1770-1790. Però è fatto 100 anni dopo, nel 1860, quindi in pieno periodo Napoleone III. Di conseguenza è un revival dello stile Luigi XVI. Ora, come si fa a vedere quando un orologio è antico del 700 o è un revival dell'800? Innanzitutto sappiate che su 100 orologi che si trovano sul mercato, parlo di orologeria del genere, quindi orologi in bronzo, sia che siano Luigi XV, sia che siano Luigi XVI, in media ce n'è uno del 700. Tutti gli altri sono fatti nel periodo Napoleone III, quindi seconda metà dell'800. Perché c'è questa enorme quantità nel periodo Napoleone III in Francia, ma non solo in Francia? Primo perché è un periodo di benessere, un periodo di sviluppo economico, è un periodo dove la classe borghese si amplia notevolmente, richiede arredi opulenti di pregio, non ce ne sono abbastanza di quelli antichi per soddisfare la domanda del mercato, e quindi gli artigiani si mettono a riprodurre gli stili del passato. È anche un periodo noto per una certa mancanza di idee, quindi il fatto che non ci sia, per Napoleone III, non ci sia uno stile proprio Napoleone III, ma sia semplicemente sempre e solo un revival del passato, vuol dire che in quel periodo non c'è stato, diciamo, una grossa ideazione per quanto riguarda non solo l'orologeria, ma in genere anche per tutto il mercato l'arte. Poi nel 1870-1880, verso la fine, inizieranno gli stili Art Nouveau, l'impressionismo, e poi dopo l'espressionismo, il simbolismo, e quindi l'esplosione artistica che c'è tra la fine dell'8 e i primi del 9. Quindi siamo in un periodo di revival. Come si fa a vedere che questo non è del 700? Allora, innanzitutto sempre la qualità. La qualità è qualcosa che è importante quando si parla di arte del mercato dell'antiquariato, perché alla fine è la cosa più importante, più dell'epoca, più dell'autenticità, più dell'originalità, e ci dice anche la qualità tante cose, perché un orologio Napoleone III, per quanto bello, non potrà mai avere la qualità di un orologio fatto nel periodo Luigi XV e periodo Luigi XVI. Perché? Perché nel 700 c'erano pochi artigiani, pochi artisti che facevano queste cose, ed erano i più bravi. Il bronzo costava,
l'oro costava e quindi queste materie venivano date a artigiani che se lo meritavano. Nell'Ottocento c'è una diffusione e un benessere diffuso e quindi ci sono molti più artigiani che fanno queste opere d'arte e quindi diciamo c'è un abbassamento della qualità. Ovviamente anche nel periodo Napoleone III ci sono delle eccellenze, però sono rare e in genere sono firmati. Quindi qui siamo in un revival, non è firmato, la qualità è buona ma non è eccelsa, riprendi pure i particolari. E quindi ci dice prima la qualità che siamo nell'Ottocento, ma non solo. Cos'è che ci dice che siamo nell'Ottocento anche? La doratura. Questa doratura è galvanica. Nel Settecento ci sarebbe stata una doratura a mercurio. Che cos'è la doratura a mercurio? È un procedimento che viene inventato verso la fine del Seicento. Con la doratura a mercurio si mischia il mercurio e l'oro, si mette sulla superficie, che in genere è bronzo, però a volte potrebbe anche essere argento, si riscalda a altissima temperatura, il mercurio evapora e l'oro rimane. Questa doratura si riconosce da quella galvanica perché è più bella, è più dorata, è più sobria. E adesso purtroppo non ho nulla, però un giorno ve lo farò vedere. E poi soprattutto rimane. La doratura galvanica si applica per elettrolisi, quindi c'è una carica positiva e una carica negativa, e l'oro viene caricato positivamente, il bronzo negativamente, si attraggono e rimane. Però non rimane fino in fondo. Quando gli oggetti vengono puliti nel corso delle decine di anni, viene via. Come vedete, per esempio, qui si vede bene, qui rimane e qui viene via. Quindi quando vedete questo effetto, siamo in presenza di una doratura galvanica, quindi ci dice che siamo nella seconda metà dell'Ottocento. Un'altra cosa a dirci che siamo nella seconda metà dell'Ottocento è il meccanismo. Se fosse questo del Settecento, il pendolo sarebbe retto da un filo, invece qui viene retto da una curva in metallo che ha questa forma. Quindi per quanto riguarda gli orologi del Settecento e anche prima, il pendolo è retto da un filo di cotone. Per quanto riguarda quelli dell'Ottocento è retto da una barretta di acciaio, di ferro o di bronzo. Quindi siamo nel periodo Napoleone III, è comunque un bellissimo orologio che noi l'abbiamo pagato 400 euro e lo vendiamo a 800 euro. Dopodiché possiamo vedere un altro acquisto fatto ieri. Questo è un quadro di Giuseppe Succi. È un pittore emiliano, nato nei primi del Novecento, morto verso la fine del Novecento, è morto qui vicino Roma, a Anguillara. È stato lavorato molto dalle gallerie romane durante gli anni 70 e per questo motivo è molto presente a Roma. È un pittore che, come quasi tutti i pittori figurativi del Novecento, ha avuto un vero e proprio crollo nelle quotazioni. Un dipinto come questo oggigiorno vale all'incirca tra i 100 e i 200 euro. Nel particolare io l'ho pagato 130 euro e lo venderò a 190 euro. Il tema dell'Arlecchino è un tema piuttosto amato, ci sono i collezionisti solo degli Arlecchino di Succi, a seconda del colore usato può avere più valore o meno valore. Se vi faccio un esempio, se non ci fossero questi verdi, queste macchie così colorate, se fosse solo rosso potrebbe valere anche la metà, 70-80 euro. Questo perché lo dico? Perché tante volte ho visto anche che molti di voi dicono ma questo secondo me vale molto di più, questo vale molto di meno, ma per dire quanto vale una cosa, un oggetto, un'opera d'arte, bisogna conoscere il mercato fino in fondo. Non basta dire vabbè, l'Arlecchino 50x70 di Succi. No, all'interno anche di questa piccolissima categoria ci sono delle enormi variazioni di prezzo. Comunque questo è una bella opera che vendiamo intorno ai 190-200 euro, adesso ci penserò, o 190-200. E quindi cos'altro abbiamo comprato oggi? Nient'altro. Quindi per il momento è tutto, vediamo se entra qualche altra persona a proporci degli oggetti. Ho fatto, come avete visto, delle offerte, spero di comprare qualcosina, se no va bene lo stesso. Grazie mille, a più tardi.